Ciao a tutti ragazzi, in questo video parlerò della stampante Anet A8 acquistata da Gearbest. Viene sui 150 euro circa. Penso che abbiano anche inserito di base, diciamo standard, un sensore di prossimità per il livellamento automatico del piatto che non era incluso quando ho acquistato io la stampante a dicembre. La stampante in circa 2 settimane vi arriva se scegliete la spedizione Italy Express e teoricamente non dovreste pagare la dogana, quindi ricordatevi di scegliere la spedizione Italy Express oppure Priority Direct. La stampante devo dire che funziona veramente bene per il prezzo a cui è proposta. Poi questo è un campione, diciamo, d'esempio stampato con questa stampante qui, ok, con la X. Come vedete ci sono delle imperfezioni, però la qualità è davvero buona per quel che costa, quindi vi permette di entrare nell'hobby, diciamo, senza dover investire tanto, vedere se vi piace, imparare, diciamo, i fondamenti della stampa 3D ed eventualmente migliorare la stampante che avete acquistato. Questo è un altro oggetto che ho stampato io, ok, e serve a convogliare l'aria al centro, diciamo, dove viene estrusa la plastica per raffreddarla più velocemente, e l'ho montato anche lì. Questo invece è uno spinner. Ho fatto anche un video, diciamo, del processo e potete vederlo sul mio canale. Poi ho stampato molti altri oggetti, quelli che vedete gialli attaccati alla stampante. Allora, i principali punti, diciamo, positivi di questo prodotto sono prima di tutto il prezzo a cui è proposta, quindi circa 150-160 euro. Devo dire che difficilmente trovate qualcosa di altrettanto buono anche solo nella fascia di prezzo dei 200 euro. Bisogna salire un po'. La qualità di stampa è davvero buona, chiaramente non aspettatevi stampe a livello industriale e via dicendo, però devo dire che per iniziare, almeno per me, è stato il prodotto perfetto. Ci sono però comunque dei difetti e dei compromessi. Diciamo, il primo compromesso è la struttura, o meglio, la scelta dei materiali. Come vedete, tutte le parti nere del telaio sono in acrilico, quindi una specie di plastica non troppo resistente, ecco, e quindi dovete stare estremamente attenti in fase di assemblaggio, perché se stringete troppo viti e dadi rischiate di sentire un bel crack e di rompere tutto. Un altro, diciamo, punto debole secondo me, è anche forse, diciamo, la cosa su cui stare più attenti e da valutare, è l'alimentatore lì a destra e, diciamo, in generale la parte elettrica, quindi i collegamenti e via dicendo. Però questo è chiaramente risolvibile sostituendo l'alimentatore con un alimentatore a 12 volt stabilizzato da 30 ampere. Questo qui, se non sbaglio, eroga fino a 20 ampere. Quindi, per avere un po' più di margine di lavoro, un alimentatore di buona qualità a 30 ampere direi che è d'obbligo come prima sostituzione. Io devo ancora sostituirlo, però cambiatelo subito. Il secondo punto è, diciamo, la scheda madre. Chiaramente non è avanzatissima, però per iniziare va più che bene. Qualche utente ha avuto problemi, diciamo, e gli si è bruciata e via dicendo. Però anche in questo caso io consiglio di acquistare per meno di 10 euro questo modulo qui, è un MOSFET che permette di alimentare il lettino riscaldato togliendo un po' di corrente dalla scheda madre, ecco. Quindi tutte cose abbastanza risolvibili e anzi anche divertenti da fare. Un altro problema sono la dimensione dei cavi, specie quelli collegati al lettino, e il connettore, e in generale tutti i connettori, anche quelli della scheda madre dell'alimentatore. Quindi direi che è d'obbligo acquistare una crimpatrice, diciamo, come questa, una pinza. Questa costa tipo 2 euro, qualcosa del genere. O se no, chiaramente questa è quella un po' più marcia, però ce ne sono anche di più professionali, ecco. E di utilizzare dei puntali, vediamo se ne trovo un paio. Eccolo qua. Vi consiglio di usare questi qua o quelli a giro, eccetera. Vengono in 3 dimensioni, chiaramente in base alla dimensione del filo. Quindi questi qua permettono di avere dei collegamenti
affidabili, ecco, da utilizzare quindi sui cavi di alimentazione, quindi sui 3 cavi del 220 sull'alimentatore e tutti i cavi di alimentazione che vanno al MOSFET che monterete o alla scheda madre, per diciamo evitare falsi contatti e bruciatura di connettori, ecco. Un enorme vantaggio però di questa stampante, il grande supporto da parte della community. In particolare sono presenti 2 gruppi Facebook che vi linkerò. Il primo gruppo è il gruppo internazionale, ci sono più di 10.000 persone, quindi molte persone anche molto competenti che magari lavorano nella stampa 3D e quindi possono essere in grado di aiutarvi con problemi, upgrade e qualunque tipo di curiosità. Se invece non masticate tanto l'inglese, è presente anche un gruppo italiano specifico, anche in questo caso della ANET, in particolare del modello A8, che è il più popolare, e chiaramente sebbene ci siano meno persone, il supporto diciamo è molto valido e in italiano. Come potete vedere io ho collegato un Raspberry Pi, e quello ancora il modello vecchio, tipo il primo, qualcosa del genere. Posso collegarmi da remoto, diciamo, e controllare la stampa. Posso collegare anche una webcam, una videocamera, qualcosa, fare dei timelapse e via dicendo, ma soprattutto mi permette di caricare il file G-code, diciamo, e stampare l'oggetto dal mio PC senza dover dopo mantenere aperto niente di niente, eccetera. Ok, diamo un'occhiata un po' più da vicino. Eccolo qui, qui c'è il display con i 4 pulsanti. Eccoli qui. Quindi abbiamo la temperatura dell'estrusore, ok, temperatura dell'hotpad, altezza della Z, buffer, multiplier, flow e motori disabilitati. Quindi è possibile muovere manualmente il carrello, i 2 carrelli. Questo qui è il filamento che va alla bobina. Postazioni rapide, possiamo fare l'home haul. Vediamo, questa qui è la scheda madre. Ho fatto un po' di casino con i cavi, insomma, cercate di essere più ordinati se riuscite. E dopodiché questo invece è l'alimentatore. Attenti a non infilare le dita lì dentro se non volete rimanere folgorati. Questo qui è il sensore capacitivo che utilizzerò per effettuare diciamo il livellamento automatico, e abbiamo quindi qualche upgrade che potete vedere. Queste rotelle, ho attaccato tutta la stampante al tavolino dell'Ikea, il Raspberry. Direi che anche per questo video è tutto, seguiranno altri video riguardo la stampante. Se avete dei dubbi o curiosità fatemi sapere, e al prossimo video, ciao ciao.